Vi è mai capitato di domandarvi perché invecchiamo? Beh, a me sì. Anche se siamo ancora giovani e le nostre giornate spesso sono frenetiche, di tanto in tanto questa domanda fa capolino nella nostra mente. Che cosa significa quindi invecchiare? Da un punto di vista scientifico si tratta di un fenomeno naturale che comporta un progressivo indebolimento di varie funzioni dell'organismo. Le cellule faticano a rigenerarsi, gli organi tendono a danneggiarsi sempre più facilmente, i processi cerebrali regrediscono. Nel complesso l'invecchiamento rende più fragile l'organismo e lo espone a maggiori rischi patologici, per esempio malattie importanti. Ma perché invecchiamo quindi? Vi riporto uno studio italiano sui processi di invecchiamento. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova e dell'IFOM, Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare, ha indagato intorno alle cause primarie del processo di invecchiamento, come raccontato in un recente articolo pubblicato su Nature. Hanno scoperto che un fattore determinante il processo di invecchiamento è la degenerazione dei tessuti connettivi, detti anche di supporto, quali pelle, cartilagini, tendini, legamenti, ossa, tessuti adiposi e così via, deputati al nutrimento, alla difesa immunitaria, alla protezione, al mantenimento della forma, alla riserva energetica e al trasporto di fluidi di altri tessuti corporei. Quali cellule invecchiano per prime? Le cellule che mostrano i primi segni di decadimento sono i fibroblasti, gli elementi più numerosi del tessuto connettivo, impegnati a tenere insieme i vari tessuti, a mantenerli coesi, meccanicamente funzionali e funzionanti, elastici e resistenti. I fibroblasti di una persona giovane sono quindi in condizioni biomeccaniche ottimali. Quando inizia l'invecchiamento? L'invecchiamento inizia dopo la maturità, che si verifica intorno ai 30 anni d'età e che comporta una graduale diminuzione delle capacità funzionali dei vari organi e un progressivo aumento delle malattie croniche. Quando si diventa vecchi? Tradizionalmente si fa coincidere l'inizio della vecchiaia con il compimento dei 65 anni. Tuttavia, questa età ha un carattere puramente convenzionale e non è possibile stabilire precisamente un momento in cui si inizia a essere vecchi. Parliamo di invecchiamento precoce. Il processo di invecchiamento può essere accelerato da alcuni fattori, come quelli ambientali e comportamentali. Alcune abitudini scorrette, in fatto di alimentazione e abuso di sostanze, possono infatti contribuire a far invecchiare prima l'organismo e ad accelerare soprattutto l'invecchiamento cerebrale e cutaneo, come ad esempio il fumo e l'alcol, l'abuso di droghe, un'alimentazione scorretta, la mancanza di attività fisica, la cattiva qualità del sonno, lo stress eccessivo, il sovrappeso e un'insufficiente idratazione. Ovviamente queste non sono le uniche cause. Ci viene da domandarci quindi come possiamo convivere con l'invecchiamento. L'invecchiamento è una condizione inevitabile, ma questo non significa che non sia possibile viverla serenamente e in buona salute, riducendo o posticipando gli effetti indesiderati dell'avanzare dell'età. Mantenere una buona salute mentale e fisica, prevenire disturbi più comuni e rimanere indipendenti e attivi sono azioni praticabili nella maggior parte dei casi. Avere uno stile di vita sano, fondato su buone abitudini in fatto di alimentazione e comportamento, è il primo passo per cercare di controllare quello che succede con il progredire dell'età. Dunque, alcuni consigli per un invecchiamento e salute possono essere quelli di condurre una vita sana, cercando di evitare gli eccessi e praticare sport. Fortunatamente l'aspettativa di vita negli ultimi anni è notevolmente aumentata. La durata mediamente si aggira al giorno d'oggi, almeno in Italia, intorno agli 80 anni. La popolazione anziana, che gode fortunatamente di ottima salute, inoltre è in crescita, con una diminuzione della percentuale di anziani che soffrono di disturbi debilitanti. Un clamoroso studio rafforza la teoria secondo cui l'invecchiamento sarebbe un processo in primo luogo epigenetico e dunque reversibile. L'approccio sperimentale usato dà risultati stimolanti ovviamente, ma la realtà biologica è probabilmente più complicata. Purtroppo l'elisir di giovinezza non è dietro l'angolo.